Fiat 525 SS, vettura del 1929, viene creata questa vettura per affrontare la Coppa delle Alpi. I piloti sono piloti del calibro di Felice Nazzaro, tanto per fare un esempio, uno dei migliori piloti di inizio Novecento e uno dei migliori piloti italiani dell'epoca. Rispetto alla versione, tra virgolette, base, la 525S, quest'auto viene alleggerita nella carrozzeria, si arriva attorno ai 1400 kg, è un peso non indifferente, ma è un peso che le consente di essere leggermente più agile della sorella maggiore. Uno dei primi 6 cilindri Fiat costruiti, più o meno 3,7 litri di cilindrata, e ci sono molte caratteristiche tecniche curiose. Una fra tutte ha le valvole laterali, che sono per l'epoca più robuste, più facili da andare a pulire e soprattutto più affidabili e più silenziose. Più silenziose, chiaramente chi compra la vettura di quest'epoca e di questo calibro è una persona che punta anche alla silenziosità. Collettore di scarico e di aspirazione dallo stesso lato, ma uniti da una piccola camera di aria calda che al momento opportuno si può aprire e chiudere per mandare aria calda nel motore. All'epoca si credeva che avere aria calda all'interno della camera a combustione fosse un aiuto. Sappiamo al giorno d'oggi invece forse è meglio avere un po' di aria più fresca. Era un aiuto però nei momenti invernali oppure nella fase di avviamento, così possiamo dire. Vincerà la Coppa delle Alpi del 1930, farà altre gare, riuscirà a mantenere velocità medie su Passo del Pordoi o altri passi di oltre 50 km/h. Al giorno d'oggi ci fa sorridere, all'epoca era sicuramente qualcosa di clamoroso. Velocità di punta della vettura ben 120 km/h. Da un punto di vista di design invece l'auto prende ispirazione dalle Spider inglesi, in particolar modo da una Auburn. Il designer di quest'auto era Mario Rivelli di Beaumont, uno dei primi design definibili freelancer indipendenti. La carrozzeria viene elaborata, viene creata dalle carrozzerie speciali Fiat e in questa versione viene alleggerita proprio per le competizioni. Nel posteriore si può ritrovare il cosiddetto posto della suocera, terzo posticino di emergenza per eventuali ospiti. Al lato del posto della suocera ci sono due piccoli portaborse, probabilmente uno per la suocera, uno per la fidanzata o per la compagna, presumo. Con i due step per salire, qua si poteva aprire, c'era lo spazio per le due valigie. All'interno invece il quadro strumenti, quindi tachimetro e altri strumenti, vengono spostati da centrali, come erano nella versione 525S, a laterali di fronte al passeggero, proprio per riuscire a dare una linea più uniforme, più pulita e per abbassare la linea del parabrezza.